Ciao e benvenuti come sempre in uno dei miei video analisi del brano. Questa volta andiamo ad analizzare la canzone La domenica andando alla messa. Quindi per chi sia arrivato qui per vedere l'analisi di questo brano, oggi andremo a vederlo nel dettaglio come sempre da vicino. Non è una canzone troppo difficile, soprattutto se si è già studiato un anno abbondante di fisarmonica. Andiamo allora subito a vederla nel dettaglio. Bene, possiamo allora iniziare questa analisi dello spartito e ci posizioniamo col dito numero 2 sul Sol. Ricordo anche per questa canzone, come per le altre che avevamo visto, usate un registro celeste o comunque un musette, quindi un registro abbastanza brillante, che non sia troppo pesante, quindi che non sia una cosa troppo cupa, altrimenti la canzone non rende. Neanche il master non consiglierei su questa, perché è un po' troppo pesante anche il master, quindi consiglierei proprio un registro brillante come questo. Partiamo con l'analisi di questo spartito. Allora, dito numero 2, a sinistra abbiamo Do maggiore, molto semplice, non ci sono diesis, non vi è alcun diesis per tutto lo spartito, quindi molto semplice anche qui la chiave. Partiamo con la canzone. Abbiamo Fa maggiore, una piccola scala di semiminime, a sinistra Sol settima, ecco qui, attenzione, si torna in Do maggiore, abbiamo questo scambio 4-3-4, non è assolutamente nuovo questo scambio, abbiamo detto anche le altre volte che la nota ribattuta, si chiama nota ribattuta, va fatta con dita diverse. In questo caso 4-3-4, come potete vedere sullo spartito. Andiamo avanti allora con il primo pezzo di questa canzone. Questa era solo l'introduzione. 2 pause, se volete le rispettate, potete fare anche questa nota lunga per tutta la durata. Secondo me non è affatto male neanche con la nota prolungata, e quindi saltando quelle 2 pause che vedete nella seconda battuta della seconda riga. Si parte col primo pezzettino, ecco qui, attenzione perché abbiamo 2 allargamenti di fila. Questo è un arpeggio di Do, poi quando vedremo gli arpeggi sapremo anche definire quali sono gli arpeggi maggiori e minori. Visto che non li abbiamo ancora fatti, comunque se sai già cos'è un arpeggio non avrai problemi. Se non lo sai, cerca di allungare, quindi allontanare le prime 3 dita prendendo Do, Mi e Sol. Poi abbiamo subito Sol ribattuto, ok, 3-4-3. A sinistra abbiamo sempre Do, Qui abbiamo questo La stazionario, rimane per 5 battiti, quindi Si, La, 1, 2, Si, La, altri 3 battiti. Legatura di valore, attenzione, non si vede molto bene ma c'è una legatura di valore. La mano rimane ferma. Questo La ribattuto. Qui ricordo che abbiamo ancora dito numero 4 sulla battuta, quindi abbiamo La 4-3-4, 4-3-2. Ok? 4-3-4, 4-3-2. Anche qui legatura di valore, anche questa nota vale 5 battiti. Adesso col pollice ci spostiamo nuovamente sul Do, quindi così, dal Mi al Do. Qui è tutto uguale a prima. Ecco, qui cambia, invece che avere Sol Mi, abbiamo
Mi, sol, 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 fa, mi, re. Quindi attenzione qui al restringimento. Mi, sol. Il sol va fatto col quarto dito. Ok, poi abbiamo questo re molto lungo. 2 battute. Attenzione al cambio repentino a sinistra. Dobbiamo passare dal do al fa al sol settima. Do maggiore, fa maggiore, sol settima. Come abbiamo visto all'inizio, quindi è uguale. Se guardate la prima riga dello spartito vedrete che è la stessa cosa. Quindi do con il sol a destra, fa maggiore e sol settima. Solo che qui dobbiamo rimanere fermi sul mi. Passiamo al secondo pezzo della canzone, anche se non sembra diviso in pezzi, però questo è un altro motivetto diverso dal primo. Dobbiamo andare con il quarto dito sul do alto, quindi attenzione, dal secondo dito sul mi. Ok, se andate meglio spostatevi col primo dito poi sul mi per essere già pronti a prendere il do alto. Ok? Rimaniamo sempre in do maggiore. Qui è facile perché la mano rimane ferma. Non dovete fare nessun allargamento, nessun restringimento. Teniamo il si per 5 battiti, quindi quasi 2 battute. Abbiamo re alto. Ecco qua, cos'è che succede? Mano sempre ferma, alla fine passiamo al sol settima, però non serve restringere né allargare. Quindi così come lo leggete. Do maggiore a sinistra. Notate che queste sono note da 2 e note da 1 alternate, quindi do da 2, si da 1, la da 2 e sol da 1. L'esecuzione è così. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qui abbiamo restringimento in sol settima. Dal sol al si avete 1 e 4, restringere la mano. Qui attenzione alla legatura, cioè alla legatura di valore, perché non va ripetuto questo si. Non va fatto così, ma tenendo giù la nota. Attenzione al fa maggiore a sinistra, do maggiore. Ancora fa maggiore, poi di nuovo sul settima. Quindi do maggiore, questa invece si va tenuta, questo sol in do maggiore va ripetuto, qui non c'è la legatura di valore. Quindi rivediamo. Ripetiamo. Fa maggiore, sol settima. Attenzione, qui c'è il passaggio del pollice. Vedete come devo scavalcare il pollice. Qui, dopo che ho fatto il passaggio del pollice, abbiamo 4-3-4. Teniamo questo re, 2 battute. Infine abbiamo ancora una volta do maggiore, fa maggiore e sol settima. Quindi cambio repentino ancora di bassi. Ecco, questa scala la vedrete tantissimo in questa canzone. Infatti è un po' il motivetto principale di questa canzone, è questa scala. Vedete che avete sempre questo passaggio del pollice.
Questo passaggio lo avrete sempre col 2, nota ribattuta, 4-3-4 e Sol settima. Quindi arrivati a questo punto si riparte non dall'inizio ma dalla seconda riga, dove vedete i due puntini, come sempre, come sappiamo, i puntini di ripetizione. Quindi terza battuta della seconda riga, si riparte. Attenzione a questo allargamento che avevo detto prima, e si rifà tutta la canzone. Quindi si arriva, si torna fino alla fine. Poi, come avevo spiegato per la romanina, anche qui abbiamo due finali diversi. Arrivando alla fine della canzone abbiamo la prima volta che eseguiamo la canzone dobbiamo fare le battute con il numerino 1. Se vedete nella penultima riga, ultima battuta, vedete che c'è il numerino 1 che indica il primo finale. Poi ci sono i puntini di ripetizione prima del 2. A quel punto si rifà la canzone e quando arriviamo verso la fine abbiamo il numero 2 da fare. Quindi arrivati alla penultima riga, qui si salta al numero 2, l'1 non si fa più, si fa direttamente il 2. Ecco, qui quindi è semplicemente il finale della canzone. Vediamo che la mano rimane ferma anche qui. Semplicemente abbiamo 4-5-4, 3-2-4 e poi cosa abbiamo qui? Una bella sesta, quindi l'argomento che abbiamo appena studiato, che sono le seste. In questo caso abbiamo il Mi con il Do alto che ha proprio una sesta. In questo caso è solo un finale, quindi basta azzeccare la sesta e ci assicuriamo di finire la canzone nel modo corretto, quindi non dovreste avere alcun problema. Bene, allora abbiamo finito anche con questo brano della domenica andando alla messa. Ci aspetterà come sempre un altro video analisi del brano, quindi andremo a vedere altre canzoni popolari o comunque canzoni di liscio e via via sempre più difficili. Io vi mando un saluto, ci vediamo nel prossimo video analisi del brano.